L'idea del video di oggi è di andare in centro, prendere un caffè e c'è una sorpresa, vedete lo zaino, quindi ho dentro una cosa anche abbastanza pesante, vediamo se ci riesco a fare questa cosa quando arriviamo al bar. Nel mentre però giro anche la videocamera, così andando verso il centro vi faccio vedere anche il posto. Allora, davanti a noi c'è il castello a circa 500 metri, a sinistra c'è tutto il lungolago. Io ho parcheggiato qui, vedete c'è tutta una striscia parcheggi a pagamento, ma ho trovato fortunatamente là davanti libero perché c'è una striscia di parcheggi bianchi e si cambia il parchimetro ogni 3 ore. Ora non ho guardato bene se si cambia il parchimetro o cioè si cambia l'ora o proprio cioè devi spostare la macchina. Vabbè, io comunque non mi fermo più di 3 ore qui, quindi questa è la via centrale, avete parcheggi anche di qui. Facendo questa passeggiata vi godete anche, come vedete, tutti i giardini. Naturalmente oggi è novembre, oggi è lunedì, non mi ricordo, penso sia il 25 novembre mi sembra, fa abbastanza freddino. Finché ce la faccio non metto la berretta, così mi vedete, almeno mi faccio vedere. Se avrò abbastanza freddo, un po' freddo, metto la berrettina. Vi faccio notare passando di qua che bello, perché incontriamo anche le palme. Quindi, come dico sempre, se non vi dicessi che sono sul lago di Garda e vi dicessi buongiorno da, che ne so, le Filippine e Thailandia, sarei credibile. Poi mi sposto e dite no, però forse. Bene, andiamo avanti. E qui nello zaino ho una sorpresa, è da un po' che volevo farlo e poi capirete, quindi se ci riusciamo, ma ci dobbiamo riuscire, al bar tiro fuori l'oggetto misterioso e vedrete. Allora, torniamo a fare le pause caffè perché ho visto che in molti commenti mi dite che vi piacciono queste pause caffè, che bevete anche voi il caffè la mattina con me, quindi torniamo a farle. Piccola parentesi per i puristi del caffè, i specialisti del bel caffè, io non sono un esperto del caffè. Questa non è una pausa caffè, è un video sul lago di Garda nel quale mi fermo nel mentre a bere un caffè, facciamo 2 chiacchiere e se è buono il caffè ve lo dico, se non è buono ve lo dico, fine. Ecco, però è un video sul lago di Garda. Il caffè mi piace comunque berlo, io comunque lo bevo più o meno sempre il caffè quando vengo qui. Buongiorno, perdonate un attimo l'intrusione, sono sempre io, ma devo spiegare una piccola cosa per capire il video. Io all'inizio, come vedete, parlo molto della pausa caffè. In realtà con la pausa caffè ho dovuto tagliarla tutta perché era veramente rovinato dal fruscio del microfono e me ne sono accorto ora, in questo momento, mentre sto editando il video. Quindi ho dovuto tagliarla tutta e proprio non c'è quella pausa caffè. Quindi io adesso nel video lo farò ripartire, vedrete che io continuo a parlare di questa pausa caffè, eccetera, eccetera, ma in realtà poi sì, mi sono fermato al bar, vedrete la sorpresa che c'è per voi in quello zaino. Però eccola, proprio non mi vedrete bere il caffè perché era troppo rovinato il video e se me ne fossi accorto là, naturalmente avrei preso anche un altro caffè, un cappuccino, l'avrei fatta, ma non me ne sono accorto, quindi era veramente rovinata. E va bene, allora, buona continuazione, detto ciò, e buona continuazione del video con l'altro me stesso, quello appunto del video. Poi però tante volte non faccio il video, lo faccio veloce perché poi la gente critica, dice no però devi bere l'acqua prima del caffè, nel caffè non si mette lo zucchero, eccetera eccetera eccetera. Io non sono uno specialista del caffè, faccio video sul lago di Garda, perciò potevamo arrivare anche di là, ma invece noi siamo passati dalla via centrale. Adesso entriamo nel castello, intanto vediamo anche le luci, le luminarie che hanno già cominciato a mettere.
E per esempio lì vedete subito all'entrata, sarà spettacolare quando di sera andranno ad illuminarla. Di qua, come vedete, c'è la stazione dei vigili che fermano le macchine e non potete entrare neanche in bicicletta, dovete portarla. Sapete che non la potete portare neanche a mano, ve la lasciano fuori. Qui proprio le bici non si possono portare, possono entrare soltanto le macchine che hanno un pass speciale, cioè o hanno l'albergo qui, o perché portano carico e scarico merce, o perché naturalmente per i residenti. Adesso facciamo passare le macchine, poi entriamo. Intanto vi faccio vedere anche questa visuale che è veramente bellissima. Di qua partono tutte le barche, ma probabilmente anche adesso, perché come vedete il baldacchino con i gestori c'è. Anche turisti, vedete sempre turisti, è pieno qua di turisti. Ed è lunedì, siamo a novembre, chissà qua a Natale, comunque è bellissimo stare qua, c'è sempre gente. Questo è, lo dico sempre quando ci vengo, il castello più suggestivo del lago di Garda, perché tutto intorno ha ancora l'acqua, è come una volta, quindi quando è stato realizzato. Dove andiamo? Naturalmente nel castello si può entrare, facciamo passare le macchine. Eccolo qua il castello, stupendo. Quindi vediamo se riesco a prendermi questo caffè e vi faccio questa piccola sorpresa che ho nello zaino. Tanto andiamo a vedere anche se è aperto o a che ora apre, che orari ha. Allora vediamo gli orari. Ah, è chiuso. Ma come la domenica? Cioè la domenica è chiuso. Ma come? Domenica e lunedì chiuso. Boh, da martedì a sabato. Questa è stato uno shock. Come la domenica è chiuso? Vabbè. Max, tu che abiti qua, Max, il mio caro amico che mi dice ma perché chiudono la domenica il castello? Max, tu che sai sempre tutto, ma è possibile? Boh, aspettiamo Max che ci dica qualcosa nei commenti, ma io e te dobbiamo fare un video e andare un po' in giro perché te sai tutto. La domenica qua chiudono. Bah, guardate che bello anche qua. Vedete, persone asiatiche, le palme io posso dirvi sono alle Filippine. Beh, ma a parte no, non sono credibile perché le strutture architettoniche fregano, evidentemente. Però, guardate, mi piace tantissimo questa parte con tutte le palme e in fondo c'è il lago, vedete. Andiamo a prenderci questo caffè così tiriamo fuori un po' la sorpresa che ho per voi. Non so se mettermi qui che c'è pure il caldo, però non posso volevo inquadrare il castello, no, poi c'è la musica e lì faccio fatica. Mi metto qua, pazienza, farà un po' di freddo però riesco a fare quello che devo fare, quindi mi metterò qua. Aspettate che vado a farmi vedere. Ciao, mi metto fuori. Ok, fa freddo, però per fare quello che devo fare, questo angolino qua è perfetto. Guardate, questo angoletto qui è veramente quello che stavo cercando. Qua. Ciao. Sì, un caffè, grazie. Sì, liscio, sono da solo, grazie. Ok, ci mettiamo qua.
E adesso io, magari, dato che devo star fuori, se a voi non dispiace, metto la berretta perché stando fermo fa un po' freddo, non freddissimo perché ci sono 10 gradi, 8, però non fa anche caldissimo, quindi aspettate un attimo. Ora vediamo un po', ero arrivato al punto in cui dobbiamo vedere qual è la sorpresa dentro il mio zaino e che cosa facciamo qua oggi. Spero che l'audio sia migliore perché non vorrei rifare il video nuovamente, quindi portate un po' di pazienza. Oggi ho questo giubbino, purtroppo dà un po' di fastidio all'audio, pazienza, non va bene per fare i video, non lo sapevo. Abbiamo qui un libro, vi avevo promesso che vi avrei letto qualcosa e questa è la biografia di Mozart, ma che cosa faremo? Vi andrò a leggere una lettera contenuta qui all'interno, la prima, scritta nel 1762, e sarà come prendere la macchina del tempo e tornare a quell'epoca, perché la lettera è stata scritta dal papà di Wolfgang, quindi Leopold, che come ho già detto in altre occasioni era un uomo di gran cultura, aveva studiato diritto, maestro di violino, quindi sa scrivere anche molto bene. E la biografia è stata scritta da questo signore, Nissen, che è stato il secondo marito della vedova proprio di Amadeus Mozart. La biografia è stata scritta nel 1828 e il libro è stato curato da Marco Murara. Ora iniziamo e preparatevi a fare un salto nel tempo. Ho scelto proprio infatti questa location perché credo che sia molto suggestivo. Infatti mentre vi leggerò il libro terrò anche la videocamera sul castello. Bene, partiamo da qui. Questo è il primo viaggio che il padre fa con il figlio e la figlia a Monaco. Quindi vi leggo questa piccola introduzione per capire e poi iniziamo con la prima lettera del 3 ottobre 1762 scritta da Leopold Mozart, lettera numero 1 delle 400 lettere conservate. Allora, il primo viaggio che il padre intraprese con entrambi i figli fu a Monaco. Iniziò il 12 gennaio 1762. Quando dunque il nostro Mozart non aveva ancora compiuto 6 anni. Di questo primo viaggio non sono disponibili altre notizie, se non che rimasero là 3 settimane, durante le quali Wolfgang suonò un concerto alla presenza del principe elettore e con sua sorella suscitò la più grande ammirazione. Dopo che ebbero fatto ritorno a Salisburgo, i due bambini diventarono ogni giorno più abili nel suonare il clavicembalo. In autunno, il 19 settembre 1762, ossia sempre nel sesto anno d'età di Mozart, l'intera famiglia andò a Vienna, dove i due piccoli virtuosi furono presentati alla corte imperiale. Bene, questa piccola introduzione è stata scritta tra il 1826 e il 1828 e comunque nei vari passaggi, nei viaggi, c'è sempre questo Nissen che aiuta a comprendere meglio, naturalmente, fa da un po' da collante a tutte queste lettere, mentre tutte queste indicazioni sotto sono state, se non ricordo male, scritte a cura di Marco Murara. Spero di non sbagliare nulla. E partiamo con la prima lettera che il padre Leopold Mozart, lettera numero 1, scrive al commerciante Hegenauer di Salisburgo. Questo commerciante, se non ricordo male perché ho già letto il libro, è, oltre ad essere un grande amico di Leopold, è anche il padrone di casa in cui la famiglia Mozart viveva. Ora io inizio con la lettera, è una parte della lettera perché in questa biografia
hanno preso degli estratti. C'è un altro libro che non possiedo ma dovrò prendere, nel quale poi ci sono tutte le lettere complete, però già leggendo questa prima lettera vi accorgerete un po', insomma, come si viveva a quei tempi e come scriveva lui, e vi sembrerà di essere lì. Partiamo. Linz, 3 ottobre 1762. Non avrete pensato che siamo già a Vienna, visto che siamo sempre a Linz. Domani, se Dio vuole, continueremo il nostro viaggio. Saremmo certamente già a Vienna se non fossimo stati per 5 giorni interi a Passavia. Questo ritardo, di cui è responsabile il vescovo di laggiù, mi è costato circa 80 fiorini, che avrei potuto guadagnare a Linz, se vi fossi arrivato prima. Mi devo ora accontentare di circa 40 fiorini, che mi sono rimasti dopo il concerto di ieri. Wolfgang ha avuto l'onore di esibirsi davanti al citato principe e in questa occasione ha ricevuto un intero ducato. Siamo arrivati a Passavia il 20 del mese scorso. Siamo ripartiti il 26 mattina con il canonico conte Herbestein e siamo arrivati qui lo stesso giorno. I bambini sono allegri e si sentono dappertutto come a casa loro. Mio figlio familiarizza con tutti, in particolare con gli ufficiali, come se li conoscesse da tutta la sua vita. Per il resto i miei figli fanno stupire tutti, soprattutto mio figlio. Il conte Herbestein e il conte Schilke, capo amministrativo di qui, vogliono farci precedere a Vienna da un gran rumore. Secondo ogni apparenza, dunque, la nostra impresa dovrebbe andare bene. Che Dio ci conservi in salute come finora. Vi prego di far dire al più presto possibile 4 sante messe alla nostra intenzione a Maria Plain. Ora, poi, naturalmente, tutta la lettera viene aiutata alla comprensione attraverso, come vedete, per esempio, quando parla di Maria Plain, se andiamo al numero 8, è un famoso luogo di pellegrinaggio a un'oretta di distanza dalla città, quindi è molto interessante poi naturalmente avere questo libro e poter leggere. Ora vi ho dato soltanto, come dire, un piccolo assaggio, perché non so se magari questo video vi potrà piacere, e ci sono tantissime lettere. Questa è una delle tante, è la prima, volevo proprio leggervi la prima, però ci sono tantissime lettere all'interno dove lui entra proprio nei dettagli del viaggio, del mal di schiena, di dover viaggiare in carrozza, di come mangiavano, di come dormivano, di cosa mangiavano, ed è molto interessante perché siamo appena dopo la metà del 1700. Poi ditemi nei commenti se questo tipo di video vi può piacere, magari ogni tanto facciamo una pausa caffè e magari vi leggo, se vi piace ancora questo libro, queste lettere, oppure magari altri libri. Soprattutto a me piacciono questi libri. Bene, io concluderei qui, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, è importantissimo. Intanto io tengo la videocamera sul posto, che è più interessante della mia faccia, così vedete anche il posto. Vi raccomando di iscrivervi, siamo arrivati a 5.000 iscritti ed è importantissimo perché più iscritti ho, più ho credibilità per potermi presentare da enti, strutture private come degli hotel molto importanti e poter realizzare magari delle video interviste private, eccetera. Quindi veramente aiutiamoci tutti a crescere, così che io possa fare dei video sempre migliori, diciamo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi saluto, mi giro un attimo così ci vediamo e ci vediamo in un prossimo video.